Rieccoci qua con Roberto Giurastante. Dove ci troviamo, Roberto? Beh, questa è una delle tante doline che sono state utilizzate nell'area della discarica di Trebiciano per appunto smaltimento di rifiuti incontrollati. Quindi una parte di queste doline è stata completamente riempita e poi si sono trasformate effettivamente in colline di rifiuti, ma quelle che sono, diciamo, incomplete nel loro utilizzo come discarica permettono ancora oggi di vedere appunto i rifiuti affiorare, come in questo caso, e quindi possiamo vedere quantità di fusti, copertoni, bottiglie, plastica che emergono dal terreno. La particolarità di quest'area, qui ci troviamo nella parte più settentrionale dell'area dell'ex discarica di Trebiciano, è che qui si bruciavano anche i rifiuti organici che provenivano da Trieste, e quindi poi tutto veniva sversato appunto nelle doline, i prodotti della combustione, anche le ceneri. Qui per esempio sono state trovate comunque anche resti di lavorazioni delle macellerie, quindi si trovano pezzi di scheletri di animali, eccetera. Ecco, questa era una delle tante purtroppo doline che hanno fatto questa fine. Questa è un'altra dolina nell'area della discarica dell'ex discarica di Trebiciano. Questa era una delle maggiori doline utilizzate per lo scarico appunto dei rifiuti. Qui si trova, in particolare si trovano le maggiori concentrazioni di fusti, di rifiuti tossico nocivi, si suppone industriali, e quindi è una delle aree più critiche dell'intera discarica. Roberto ci spiegherà ora dove ci troviamo. Beh, questa è una dolina in cui erano stati scaricati fusti di ferrocemento, ed erano quelli che noi avevamo potuto trovare, appunto gli unici che avevamo potuto trovare in superficie, che avevano una particolarità: non erano molto probabilmente utilizzati solamente per lo smaltimento di rifiuti, fanghi industriali, ma molto probabilmente erano serviti per il contenimento di sostanze chimiche non meglio identificate, ma noi avevamo ipotizzato che potessero essere armi chimiche residuati degli arsenali italiani. Quando questa notizia era stata data, quindi considerate che questi fusti erano rimasti qui in questa dolina per decenni, ma quando era stata fatta questa ipotesi, dopo un mese appunto quei fusti sono spariti, e quindi c'è stata anche questa particolarità. Qui possiamo vedere appunto dove i punti dove si trovavano, e anche alle nostre spalle ce n'erano 3 o 4. Si parla di fusti di grandi dimensione, circa 2,5 metri di lunghezza, 2,5 metri, 3 metri, e appunto erano rimasti qui appunto indisturbati per un così lungo periodo di tempo, e poi spariti appena si è ipotizzato che fossero non di rifiuti, non fossero serviti per lo smaltimento dei rifiuti industriali, bensì fossero appunto dei fusti che contenevano prodotti chimici, degli arsenali di guerra chimici. Non ci sono più i fusti, però abbiamo ancora il terreno che, se analizzato, potrebbe dare dei risultati. Questo sì, in effetti il terreno che vediamo noi alle nostre spalle diciamo, non presenta delle caratteristiche molto rassicuranti come composizione, ma è da rimarcare che qui nessuna analisi seria è mai stata fatta in questi decenni dalle autorità pubbliche, e probabilmente ci sarà un motivo, e il motivo è che non bisogna andare a cercare i veleni che sono ancora purtroppo presenti in questi terreni. Quei fusti effettivamente noi li abbiamo trovati, ma erano perfettamente vuoti,
Immaginiamo che siano finite purtroppo qui nell'ambiente, nel terreno, e l'ambiente di cui stiamo parlando è quello che si trova nell'area del fiume Timavo. Qui siamo a circa 500 metri dall'abisso di Trebiciano, cioè uno dei punti conosciuti in cui passa il fiume sotterraneo Timavo. Perfetto, allora proseguiamo nella perlustrazione, grazie.